Ciao esploratori! Ecco alcune curiosità su Uzès in Francia che forse non conoscevate. La prima cosa che dovete sapere per capire l'importanza di questo luogo è che Uzès non è una cittadina qualunque, ma vanta il titolo onorifico di Primo Ducato di Francia. Questo non è solo un dettaglio storico polveroso, perché la famiglia ducale risiede ancora oggi nell'imponente castello al centro della città. E se aguzzate la vista, potrete notare se la bandiera sventola sulla torre principale, il che segnala la presenza del duca in casa, mantenendo viva una tradizione che dura ininterrottamente da secoli. Passeggiando per le strade noterete subito una struttura che stona completamente con l'architettura francese circostante ed è la splendida torre fenestrelle. È l'unico esempio in Francia di campanile a forma cilindrica di stile romanico. E se la guardate bene, vi ricorderà sicuramente la torre di Pisa o i campanili della Lombardia. Un dettaglio che testimonia gli scambi culturali fortissimi che esistevano già nel Medioevo tra questa zona e l'Italia settentrionale. C'è una curiosità politica molto affascinante scritta nello skyline della città, che un tempo veniva chiamata la città delle tre torri. Nel Medioevo il potere era diviso tra il re, il vescovo e il duca, e ognuno di loro costruì una propria torre, cercando di farla più alta di quella degli altri per affermare la propria supremazia. E ancora oggi, guardando in alto, potete leggere quest'antica lotta di potere, misurando a occhio le altezze della torre del re, della torre del vescovo e della torre del ducato. Se siete amanti della letteratura, sarete interessati a sapere che il grande drammaturgo Jean Racine visse qui per un periodo, ospite dello zio canonico, con l'intento di avviarsi alla carriera ecclesiastica. La cosa divertente è che il giovane Racine passava il tempo a scrivere lettere a Parigi, lamentandosi ferocemente del fatto che non riusciva a capire una sola parola degli abitanti locali, che parlavano solo occitano, e descrivendo la città come un luogo dove ci si annoriava a morte, non sapendo che un giorno sarebbe diventata una delle mete più chic del sud della Francia. Infine, dovete sapere che senza Uzès non esisterebbe nemmeno il celebre Pont di Gare, che si trova a pochi chilometri da qui. È proprio nella valle dell'Eur, ai piedi della città, che i romani individuarono la sorgente d'acqua purissima necessaria per alimentare l'acquedotto. E ancora oggi potete visitare i resti dei bacini di captazione, dove l'acqua iniziava il suo lungo viaggio di 50 km per arrivare fino ai cittadini di Nîmes. Voi conoscevate questo posto? Fatecelo sapere nei commenti. Se amate i walking tour e i viaggi virtuali, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi i prossimi video e le curiosità sui luoghi che visitiamo. Speriamo che le informazioni che vi abbiamo dato su questo luogo siano state di vostro interesse. Godetevi pure il resto della passeggiata.